Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme delle deliziose cotolette di zucchine. Sono super golose e super appetitose. Vediamo come ottenere una pastella croccante e dorata senza usare le uova. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Per realizzare la nostra ricetta abbiamo bisogno di zucchine, arrosto di pollo, ma potrete utilizzare anche il classico prosciutto cotto, scamorza affumicata a fette, olio extravergine di oliva, sale, pane grattugiato, farina 0 o 00 e acqua fredda di rubinetto. Tutti i pesi li trovate scritti in info box sotto il video. Iniziamo a preparare la pastella. Metto un pochino di sale nella ciotola della farina, misceliamo sale e farina e aggiungiamo l'acqua, tutta in una volta. E lavoriamo con la frusta per ottenere una pastella liscia e senza grumi. Pochi secondi e la pastella è pronta. Vedete com'è vellutata? Ora la mettiamo da una parte e procediamo a tagliare le zucchine. Questo è quello che dobbiamo ottenere, vedete? Abbiamo fatto delle fette di zucchine spesse 1 centimetro, ma ogni fetta è aperta al libro, in questo modo. Continuo allo stesso modo a tagliare tutte le altre. E adesso iniziamo a farcire le zucchine. Mettiamo all'interno il formaggio. E l'arrosto e poi ancora formaggio e chiudiamo. La zucchina è ben imbottita, vedete? La mettiamo da una parte e continuiamo allo stesso modo a farcire tutte le altre. Le zucchine sono farcite e possiamo passare alla panatura. Versiamo il pangrattato su un vassoio, aggiungiamo sale e olio e misceliamo con le mani. Dobbiamo ottenere una
la panure, vedete, è leggermente unta. Adesso prendiamo le fette di zucchine già farcite, le immergiamo nella pastella e poi le passiamo nel pane grattugiato e le mettiamo in una teglia foderata con carta da forno che ho spennellato con olio extravergine di oliva. La prima delle nostre cotolette di zucchine è pronta, vedete? Perfettamente panata. E la mettiamo in teglia e procediamo allo stesso modo a preparare tutte le altre. La prima teglia di cotolette di zucchine è pronta, ora prima di cuocere in forno mettiamo un pochino di olio su ogni cotoletta. E possiamo cuocere in forno ventilato preriscaldato a 185 gradi per 30-35 minuti circa, fino a doratura. Eccole qui le nostre cotolette di zucchine appena sfornate. Rispettate i tempi di cottura perché sono perfetti. Ora le lascio intiepidire e preparo un piatto da portata. E le mie cotolette di zucchine sono pronte per essere gustate. Avete visto come si preparano velocemente in maniera davvero semplice, ma sono golose e super appetitose. Bene, anche per oggi è tutto, io spero che le mie cotolette di zucchine siano state di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.